Benvenuti su The River Lab. Allora, oggi riparliamo del wattmetro di bassa frequenza perché faremo la taratura. Nel senso, l'altra volta non vi ho fatto vedere la taratura perché il mio era montato, ovviamente rimontarne un altro per tararlo non ne avevo granché voglia. Comunque, un utente del canale che non riusciva a fare la taratura mi ha mandato, diciamo, tutto l'ambaradan, tutto un pacchettino con i due circuiti stampati, gli strumenti e quant'altro che state vedendo qui, in maniera da vedere come mai lui non riusciva a tararle. E qua ne approfitterò, senza polemiche ovviamente, per parlare un attimino anche di come approcciarsi quando si va a montare un circuito elettronico, perché sennò si fanno diciamo degli sbagli che poi non riusciamo a risolvere. E niente, sicché praticamente vi faccio vedere come effettuare tutta la taratura dello strumento. Un'altra cosa che è importante, non è che io di solito faccio tarature per altri o faccio lavori per altri, però in casi tipo questo, che potrebbe essere interessante per molti, che lo reputo interessante e che ci facciamo magari che può essere uno spunto interessante per farci un video, allora lo faccio. Sicché se avete qualcosa, come ho già detto, da mandarmi che non usate più o che ritenete, magari ci troviamo d'accordo insieme per poterci fare un video, non esitate a contattarmi. Se è una cosa che può interessare più di una persona, ve la faccio spedire, insomma, tutto lì. Proseguite nella visione di questo video e guardiamo come va a finire la storia del wattmetro. Buongiorno, in questo video parleremo della taratura di questo wattmetro di Nuova Elettronica, a cui, come sapete, ho rifatto lo stampato. Un utente del canale mi ha rimandato mi ha chiesto per cortesia se gli facevo la taratura e guardavo se c'era qualcosa che non andava, perché diciamo non riusciva a tararlo. Ne voglio approfittare per non per fare polemica ovviamente, ma per cercare di spiegare quali sono poi gli errori più comuni quando si va a montare qualsiasi progetto elettronico, non in particolare questo. Ora parleremo di questo, ma non in particolare di questo. Allora, una delle prime cose da fare è guardare bene lo schema elettrico e vedere se siamo in grado poi di, diciamo, di realizzarlo, perché alle volte anche le cose più banali possono nascondere delle insidie. Allora, vediamo un attimino, spostiamo un attimino questo qui, che comunque mi sembra abbastanza montato correttamente, e sicché perlomeno esteticamente, perlomeno al montaggio ci siamo, diciamo, no? Allora lo sposto. Una delle cose veramente una delle cose che va controllato è che quello che andiamo a comprare sia poi quello che ci serve, o quello che vogliamo usare, anche perché magari l'abbiamo solamente in casa, sia quello che ci serve. Allora, io nel video ho dato anche una scala, chi la voleva stampare ho messo una scala da scaricare che è questa, però c'è da fare una considerazione. Come ho spiegato, la scala è per questo strumento che io avevo comprato e che avevo, sicché la scala è, diciamo, tarata per questo strumento. Non è detto che se noi la montiamo su uno strumento completamente diverso, che è questo qui accanto, poi funzioni. Prima di tutto perché la scala magari poi non va a corrispondere, perché ripeto, se è tarata, se ho fatto la scala
i 3 watt, i 2 watt e compagnia cantante per questo strumento, non è detto che poi su uno strumento diverso alla fine vada a cascare nello stesso punto. Il fondo scala sicuramente, se il fondo scala è giusto, però che vadi diciamo a cascare nello stesso punto, che lo strumento è diverso. Poi quello che mi chiedo, siccome già un altro utente del canale mi ha detto ma io al posto di uno strumento di 100 microampere l'ho comprato da 300 milliampere, va bene lo stesso? E no, ovviamente non va bene affatto, perché questo qui nero è uno strumento da 100 microampere. Se nello schema, nel circuito ci vuole uno strumento che abbia una data sensibilità, non possiamo mettercene un altro, perché se no non va bene, a meno che poi non si vadano a fare delle modifiche. Però di solito magari mettiamo uno strumento più sensibile, no? Uno strumento completamente diverso e di portata molto più alta. Ora questo io l'ho domandato a quel signore che me lo ha mandato, ho detto ma è da 100 microampere fondo scala? Dice non lo so, però se non è da 100 microampere fondo scala ovviamente io la taratura con questo strumento è inutile che gliela faccia, perché non va bene. Poi un'altra cosa quando si va a montare gli strumenti o in generale quando si va a fare qualcosa, è assicurarci che quello che facciamo sia fatto correttamente, sia fatto bene, perché se vediamo, allora in questo strumento qui quando è stato rimontato, vedete, si muove, questa è la regolazione dell'inizio scala, si muove. In questo strumento qui che ha rimontato l'inizio scala non si muove. Perché? Perché l'aggancio, che ora non si vede qui, comunque qui c'è questa vitina qui, chiamiamola, deve agganciarsi a un inserto che c'è sotto, che poi farà muovere diciamo un pochino il galvanometro, la parte del galvanometro per azzerarla. E qui non è stato centrato, diciamo, sicché questo qui, la vite ora è nel nulla, sicché già non va bene. Altra cosa, magari se lavorate con gli strumenti state attenti a non fare questa cosa qui. Vedete, la scala che c'è stata incollata è stata incollata male, è più larga del dovuto e fa la gobba. Questa gobba qui ovviamente poi quando lo strumento si va a muovere ci si inceppa, e sicché diciamo non va bene nemmeno quello. Allora ora facciamo una cosa, tanto per incominciare guardiamo se questi strumenti che sono arrivati sono da 100 microampere fondo scala, cosa che sicuramente non sono, perché io ho provato un attimino a fare la taratura dello strumento e non si tara per niente. Non dipende sicuramente, secondo me, solo dallo strumento. Lo collego un attimino, prendo un multimetro qualsiasi, perché non serve un multimetro di elevata precisione, guardiamo se arriva sul fondo scala con 100 microampere o con un diciamo un valore diverso. Allora ho collegato il microamperometro, ci ho messo come riferimento questo multimetro tarato sulla portata diciamo 200 microampere fondo scala, sicché quando questo segnerà 100 questo qui dovrebbe essere a fondo scala. Vediamo se diciamo la cosa va bene. Poi passeremo anche allo schema elettrico per la taratura, ma intanto appuriamo se c'è qualcosa che non funziona. Allora lo sto facendo salire. Allora io sono a fondo scala più o meno con questo strumentino, non lo vedo bene, ma insomma diciamo che sono a fondo scala con lo strumentino, e mi segna 118 microampere, sicché questo qui è uno strumento che già non va bene. Oltre poi, ripeto, che magari la scala non andrà bene perché è logaritmica, la scala del wattmetro ovviamente
e è nata per quell'altro strumento, che questo strumento non lo potremo usare, non lo potrà usare per fare questo diciamo montaggio, questo montaggio qui, e la taratura la farò ovviamente con questo strumento qui. Tanto va tarato sempre il fondo scala e non importa sulle portate se sono 5 watt, 10 o quello che sia, per diciamo il fondo scala arriverà poi sempre a 100. Comunque già questo strumento non va bene, oltre che era stato la scala era stata incollata male e tutte diciamo le cosine. Ora passiamo a vedere le altre cose del circuito stampato, del commutatore, se vanno bene. Allora, un'altra cosa che ho notato è che lui di questi stampati ne ha fatti due e voleva fare un wattmetro stereo. Ovviamente il wattmetro, anche se è stereo, va diciamo comandato con lo stesso commutatore. Ora il commutatore per questo qui, per questo wattmetro, se è mono deve essere una via, va bene, e poi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posizioni, sì che se è mono deve essere una via, 7 posizioni. Se è stereo deve essere sempre 7 posizioni ma 2 vie. Questo qui, come vedete, ora non si sente, ma vediamo un attimino, partiamo da 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cioè un commutatore per fare un wattmetro stereo a una via 11 posizioni non va bene, perché se è stereo dobbiamo avere un commutatore a 2 vie, sicché anche questo qui lo mettiamo da una parte perché non servirà. Per la taratura metterò il ponticello di volta in volta a simulare il commutatore nella morsettiera. Altra cosa che mi sono accorto e che ovviamente per la taratura non gli poteva funzionare, ovviamente io poi ho provato a fare la taratura mettendolo nella posizione giusta. Comunque qui vedete che c'è il deviatore che fa 4-8 ohm. Guardate come è montato. Ora, nel deviatore la parte centrale ovviamente è il comune, che poi si sposterà di qui o si sposterà di là. Sul circuito stampato, se vedete, il comune è qui a sinistra, scusate, è qui a destra, poi va 4 ohm e 8 ohm, sicché il commutatore montato così non potrà mai funzionare, perché questo qui, ora l'avvicino, la parte centrale andrà messa qua e le due parti, che ovviamente questo va sul pannello ma non va sullo stampato, però la parte centrale va da questa parte dove è il comune e i due laterali poi andranno qua, sicché anche questa cosa qui non funziona, non può funzionare montato così, però bisogna che perlomeno prima di montarlo, se non sapete come sono i contatti anche di un commutatore o di un deviatore come in questo caso qui, li misuriate con il tester, se no fate dei danni nel senso, in questo caso no, ma secondo cosa collegate potrete fare dei danni, sicché assicurarsi sempre di quello che facciamo. Ripeto, non è la mia una polemica, è cercare di spiegare a chi si appresta a fare dei montaggi, se non è troppo esperto, come fare a non sbagliare o a sbagliare meno. Allora, sposto un attimino la telecamera e si passa alle altre cose che non funzionano. Un'altra cosa da controllare sono le nuove resistenze, quelle di precisione, da controllare dico con il tester, queste qui, perché mentre qua i colori si vedono molto bene, ora io non lo so se la inquadro bene, se si vede, comunque qui si vedono molto bene, in queste altre i colori
non è che si distinguono veramente bene, forse sarò io perché sono vecchio. Allora in caso di dubbi, qui ce n'era 3 sole, in caso di dubbi magari le misuriamo prima di montarle in circuito. Allora ora vi faccio vedere una cosa sullo schema elettrico. Allora vediamo se riesco ad arrivare al mouse. Questo è il mouse e questo è il trimmer di regolazione, il primo trimmer di regolazione, e questa resistenza qui è una resistenza che dovrebbe essere da 1K, che serve proprio per, diciamo, è sul galvanometro stesso, se vedete qui poi va al microamperometro, serve per la prima taratura del watt, sicché se questa resistenza non è di valore giusto ovviamente non si fa la taratura assolutamente. È la prima cosa che mi sono posto, è la prima domanda che mi sono posto, è questa resistenza qui, che è quella lì che avete visto da 1K, è 1K perché il galvanometro va sempre a fondo scala, cioè non riusciva lui, e ovviamente ho fatto la prova, non riesco nemmeno io a portarlo sul fondo scala. Ora spero che il tester sia più o meno visibile. Ecco, qui si azzera, questo qui è azzerato, e se io vado a misurare questa resistenza qui, io sono sulla portata 2K fondo scala, se io vado a misurare qui dovrebbe segnare un K o giù di lì, anche se è in circuito, però non segna assolutamente niente, cioè rimane, a parte quando la tocco un attimino che magari conducono un secondo i diodi o qualcosa del genere, non si muove, dovrebbe segnare un K. Aumentiamo la portata, mettiamolo su 20K. Se io vado a fare la misura su 20K mi segna 8K, sicché vuol dire che questa resistenza probabilmente è da 8K o 8,2K, che è il valore più prossimo. 8K, sicché questa resistenza ovviamente se ce la mettiamo 8 volte più alta di quella che dovrebbe essere, non funziona, sicché questa resistenza va cambiata e va messa di valore giusto prima di fare la taratura. E le altre resistenze, queste qui, vediamo un attimino, ritorno sull'altra camera. Le altre resistenze, che sono queste qui con i colori, vediamo un po', ecco, queste qui classiche le ho controllate visivamente e sono del valore giusto. Rimane da controllare queste due resistenze di precisione qui, se sono del valore giusto, se sono, perché le vedo male effettivamente, le proverò con il tester, non riesco a capire i colori, non si distinguono bene i colori, sicché rimettiamo un attimino, vediamo un attimino sullo schema di individuarle. Quelle due resistenze lì dovrebbe essere R15 e R17, vediamo che valore dovrebbero avere. R15 è qua, 100K, e R17 dovrebbe essere da 8,2K. Andiamo a misurarle un attimino, ripasso sull'altra camera. Allora, si è detto, la prima, che è R15, dovrebbe essere, lo rileggo sullo schema, abbiate pazienza, dovrebbe essere 100K, e l'altra, che è R17, ho perso lo schema, abbiate pazienza, R17, 8,2K. Andiamo a vedere R17, che è questa. R17 mi segna appunto 8,13, sicché diciamo 8,2K. Ci siamo. L'altra dovrebbe essere 100K, sicché sposto il multimetro su 200K, fondo scala.
Se lo vado a misurare, vediamo che succede. Vado a misurare e mi segna 75k, anche se inverto sono sempre 75k. La scollego comunque un attimino per prova, la scollego dal circuito e vediamo un attimino se veramente sia questa che questa qua sono del valore giusto o come si è misurato non sono del valore giusto. Questa qua da 100k potrebbe essere che ci sono degli altri componenti in circuito che la falsano, sicché potrebbe poi alla fine essere da 100k e il problema è essere solo quelle. Le scollego da una parte e le riproviamo insieme. Allora, ho dissaldato le resistenze e le andiamo a provare, perché ripeto, questa da 100k, se c'era qualcosa in circuito poteva essere falsata la misura a un valore inferiore, mi pare si sia letto 75k invece che 100k. Però questa qua, che dovrebbe essere un k e segnava 8k, ovviamente sicuramente non è giusta. Proviamo questa. Sono sempre sulla portata 200k fondo scala, 200.000 ohm fondo scala. Vediamo se tocco bene. Eccola qua, 100.000, sicché questa resistenza va bene, dopo la rimonto e questa va bene. Ora rimetto il tester sulla portata 2000 ohm fondo scala, cioè 2k, e misuro questa resistenza qui, che dovrebbe essere 1000 ohm. Vediamo un po', niente. Allora, cioè niente nel senso non segna, perché siamo a 2 kΩ fondo scala. La mettiamo sulla portata 20 kΩ fondo scala e lui mi segna 8000 ohm, 8k, sicché questa resistenza, che dovrebbe essere da 1000, con una resistenza da 8000, 8 volte più grande, ovviamente questo trimmer diventa per la regolazione ininfluente, perché è un trimmer, se non mi sbaglio, da, vediamo se ci leggo, da 5000 ohm, e sicché diventa veramente ininfluente con un valore 8 volte più grande di quello che dovrebbe essere. E ricapitolando, quando, consiglio mio, poi ognuno fa come vuole, se non siete sicuri, e visto che quando sono poche è meglio aver paura, si dice, che toccarne, a Viareggio dalle mie parti, che toccarne vorrebbe dire di buscarne, di prendere delle botte. È meglio aver paura che prendere delle botte, sicché io vi consiglio: misurate le resistenze, vi fate dei mazzettini sul banco e poi le montate da lì, però siete sicuri che il valore che andrete a montare è giusto, perché se no poi non riuscite a capire come mai non va. Ora, questo è un circuito banale, c'è 3 componenti in croce, si fa presto, ma se il circuito è complesso non ci levate le gambe dopo. Io cambio questa resistenza qui e poi mi organizzo con il trasformatore e con tutte le cosine, come diceva Nuova Elettronica, e si fa la taratura insieme. Allora, procediamo ora alla taratura di questo wattmetro che mi ha mandato, diciamo, quel ragazzo, quel signore, per fargli la taratura. Abbiamo visto che c'era delle cose che non andavano bene e ora, diciamo, l'ho collegato e si fa la taratura vera e propria. Ho collegato il comune con l'ingresso praticamente da 8 ohm, dove va il deviatore, in maniera che si vede meglio prima di tutto e si fa meglio con una serie di, diciamo, di fili, che non col commutatore che non si vede. E al posto dell'altro commutatore che non andava bene ho collegato il comune con l'ingresso qui in cima, che è quello da 1 watt, e ora dobbiamo fare la taratura a 1 watt fondo scala. Allora, vi faccio vedere un attimino lo schema, un attimo. Ecco fatto, siamo passati allo schema elettrico. Quello che dobbiamo tarare sarà questo trimmer per il 1 watt fondo scala, e poi questi altri trimmer qui che faranno, diciamo, rispettivamente tutte quelle altre portate.
rispetto allo schema originale di Nova Elettronica. Io ho aggiunto questi due trimmer qui per fare anche la portata 500 watt e 1000 watt fondoscala. Allora passiamo un attimino alla rivista. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è seguire la rivista, ovviamente, e cercare le varie tensioni e tutto quello che c'è scritto qui sulla rivista. Io ora ve lo faccio vedere, ma vi invito a prendere la rivista, a seguire pari pari quello che dice la rivista, perché i componenti hanno lo stesso numero che sulla rivista, anche sia che ovviamente fate voi il circuito stampato, sia che magari avete questo. E poi praticamente l'unica cosa che è diversa è le ultime due portate, ma le ultime due portate ovviamente è la stessa cosa che con le altre portate, varia solo la tensione. Allora qui vediamo, la rivista dice che la prima portata su 8 ohm, qui dice, eccolo qua, va tarato a 2,68 volt. Questo qua, collegate il secondario del trasformatore, e ci dobbiamo trovare all'ingresso del wattmetro 2,68 volt. Ora qui probabilmente hanno fatto un errore tipografico, hanno sbagliato nei numeri, perché in realtà quello che dobbiamo andare a leggere per tarare un watt fondoscala sono 2,83 watt, e questo non è che lo dico io, ma insomma è matematica. Allora torniamo un attimino all'apparecchio. Il trimmer che va tarato è questo, non mi ricordo neanche che nome è, un attimino, dovrebbe essere, sì, R19. Va tarato una volta che noi qui abbiamo 2,83 volt, va portato questo per il fondoscala, e quello sarà tarato per un watt fondoscala. Per fare questo ci vuole, come scritto sulla rivista, io uso un variac, ma comunque uno può usare più di un trasformatore. Qui ci vuole un trasformatore che eroghi circa 10 volt fondoscala. Ecco lo riaccendiamo, ecco il voltmetro, il tester che si lamenta, e poi ci va messo un trimmer in serie. Ora non fate lo sbaglio come qualcuno che mi ha scritto e non riusciva a leggere la tensione di 2,83 volt perché cercava di tararlo, diciamo, a vuoto, cioè con i fili in mano, i due fili in mano, con il tester, con in serie un potenziometro. Ovviamente non regolerà mai, mentre invece va collegato l'ingresso, come scritto a rivista, va collegato al wattmetro, ovviamente, perché le resistenze anche che ci sono nel wattmetro fanno questa poi caduta di tensione fra i trimmer e le resistenze del wattmetro, se no continuerete a leggere più o meno la stessa tensione del trasformatore. Comunque io, per fare un lavoro, un bel lavoro, ho messo, invece che loro parlano di un trimmer, io ho messo un potenziometro multigiri, e poi, siccome la regolazione è un attimino difficoltosa arrivare al valore preciso, ne ho messo un altro in serie che è 1/10 del valore del primo, in maniera che ho anche una regolazione fine. Poi potete fare, diciamo, come volete, come si dice, invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Comunque io ho fatto così perché mi sembra un attimino più agevole. Allora dobbiamo portarlo, si è detto, a 2,83 volt. Allora alzo 2,7, 2,82, e poi magari con questo qui piccolino, vedete che è già difficoltoso anche con questo piccolino, con solo quello grosso e poi solo un trimmer chiaramente è ancora più difficoltoso. Comunque è una cosa che si può fare. Ora l'ultimo numero, se invece di essere 2,83 o 2,84 come succede ora, vuole dire poco, perché usando un trasformatore ovviamente la tensione di rete ha qualche fluttuazione, e sicché, diciamo, ci sarà qualche fluttuazione. Ovviamente alla fine la precisione è uno strumento ad ago, non è che sarà così diversa se invece di essere 2,83 sono 2,82. Ecco, volevo semplicemente dire questa cosa qui. Comunque, quando abbiamo 2,83 tariamo questo trimmer per portarlo a fondo scala. Vi passo davanti perché ci ho a tenere fermo lo stampato. Ovviamente
io trimmer che monto sugli stampati, quando faccio gli stampati, siccome sono trimmer che vanno tarati una volta e poi non più, non sto a guardare che in senso magari orario aumentino o in senso antiorario diminuiscano e compagnia cantante. Questo, se vedete, praticamente aumenta girando al contrario. Io lavoro nel come si dice, ecco qua, siamo arrivati a fondo scala, e sicché il watt è tarato per la prima portata. Dicevo, io guardo come mi torna meglio nel circuito. Se per far sì che il trimmer aumenti in senso orario devo fare girare delle piste e fare delle cose assurde, lo lascio come questo, che si giri in senso antiorario. Tanto una volta tarato è tarato. Non lo faccio solo io, lo fanno anche su degli strumenti blasonati, sicché non sono l'unico che la pensa così. Cioè, incasinare un circuito stampato per fosse un potenziometro, è ovvio, va messo che alzi dalla parte giusta, ma così. Allora, la prima portata è tarata, spengiamo un attimino e ora dobbiamo tarare la seconda portata. Andiamo a vedere un attimo sempre cosa dice la rivista, e la rivista a questo punto dice che va portato ovviamente su 5 watt fondo scala e poi va ruotato, e il trimmer R1 è questo, l'ho messo in fila. Allora, facciamo una cosa, sposto i fili, il filo, diciamo, come se fosse il commutatore, lo sposto da questo punto che era qui all'ultimo dove c'è scritto 1 watt, lo metto su 5 watt fondo scala. Spero non mi si veda la pelata perché non è un bello spettacolo. Ecco qua, 5 watt fondo scala, riaccendiamo e ora a quel punto va portato, vedete, 5 watt fondo scala su 8 ohm corrispondono a 6,32 volt. Vediamo se questa volta sulla rivista 6,32 volt, sicché questa volta era solo un errore tipografico che hanno fatto nella prima riga. Allora, abbiamo tarato R19 per 1 watt fondo scala, ora dobbiamo tarare le altre portate 5, 10, 50 eccetera. I trimmer per tarare le portate fino a 1000 watt sono R1, R2, R3, R4, R50 e R100. Allora dobbiamo tarare R1. R1 lo tareremo per i 5 watt, sicché si va, perché l'1 watt l'abbiamo fatto con R19 e ora faremo R1 per diciamo i 5 watt fondo scala. Allora, qui sono sulla portata, ho spostato il commutatore qui, ovviamente la portata 5 watt come se fosse il commutatore. Regoliamo il potenziometro per leggere 6,32 volt. Allora, 6,34, non è necessaria la precisione proprio assoluta, ma più preciso è meglio è. Poi tocchiamo il trimmer per portarlo a fondo scala. Se ci accorgiamo che nel fondo scala è calata o è aumentata leggermente la tensione, ritoccheremo anche i trimmer o i potenziometri, se ci abbiamo messo i potenziometri che variano, diciamo, la tensione. In questo caso qui, anche questo qui ora è tarato per 5 watt fondo scala. Ora sposto il commutatore, lo porto su 10 watt fondo scala e tareremo anche 10 watt. Stiamo sempre parlando degli 8 ohm, poi si guarderà come tarare i 4. Ora a questo punto qui tariamo R2, se non mi sbaglio, che è questo trimmer qui, e devo portare la tensione per i 10 watt a 8,94. Vediamo un attimino come si può fare. 7 è poco, devo alzare un attimino il variac, scusate, vediamo. Si è detto 8,94, 8,5, 8,6, ancora poco, 8,93, 8,94. Quando la tensione è quella giusta, lo strumento si affonda scala. Allora abbiamo tarato il 10 watt. Ora tariamo il 50 watt, sposto il commutatore su 50 watt.
e io andrei avanti un attimino a fare le tarature fino ad arrivare a 500 watt, perché se no vedete che continuo a fare le stesse cose e vi annoio. Sicché fermo un attimo il video, taro quei lati trimmer che sono nella stessa maniera e poi vediamo come tarare i 4 ohm. Ecco fatto, ora tariamo l'ultima portata un attimino insieme. Deve essere 89,44 volt, quella dei 1000 watt. Sicché 89,44 volt, cerchiamo di essere attenti perché si comincia a far sentire, se no prendete la scossa, vi si accendino gli orecchi poi. Allora, 89,44. Ora vi faccio vedere una cosa. 89,5, portiamolo sul fondo scala per i 1000 watt. 89 dicevo,4, mi si è vista la pelata, ora l'ho cancellata. Vi faccio vedere che se vado a 89,7, 89,7 o 89 o a 90, praticamente la differenza è minima, non viene apprezzata dal galvanometro. Bisogna che scenda un bel po' perché si apprezzi, diciamola, perché si apprezzi. Ecco, se vado a 85 è sceso, sicché è per quello che vi dicevo 89,44 in questo caso. Se anche 89,5 va bene lo stesso. Vi dovete assicurare che comunque con il valore di tensione giusto alla fine sia sul fondo scala, che ritoccate eventualmente un attimino, fate la prova. E ora facciamo la parte, diciamo, della taratura per tarare i 4 ohm, che è abbastanza semplice. Un attimino, guardo la rivista e ritorniamo qua. Allora, per tarare tutto il wattmetro che sia idoneo anche per la portata dei 4 ohm, lo mettete sui 4 ohm il deviatore, sicché ho fatto il ponticello fra qui e qui, poi lo mettete sulla portata dei 10 watt e mettete una tensione di 6,32 volt che corrispondono a 10 watt fondo scala. Questo va fatto dopo che avete tarato tutte le altre portate, e regolate il trimmer R16 per portarlo esattamente a fondo scala. Praticamente ora il wattmetro è tarato. Allora, ricapitoliamo un attimino una cosa. Per fare la taratura, a parte la taratura del watt, diciamo, gli altri trimmer li regolate, diciamo, R1, R2, R3, regolando le varie tensioni che trovate nella tabella e ritoccando, dopo che avete messo la tensione giusta con i trimmer in serie al trasformatore, oppure se avete un variac è la stessa cosa. Quando avete la tensione giusta regolate i trimmer e se vi accorgete che sul fondo scala è variata leggermente la tensione, ritoccate il trimmer fino a leggere sul fondo scala la tensione giusta, che fate eventualmente l'operazione un paio di volte fino a che non avete il fondo scala con la tensione giusta. Un'altra cosa che potete fare quando avete finito è rifare la prova di tutto, diciamo, l'ambaradan, di rivedere le portate. Ora lo facciamo un attimino insieme. Allora, ricollegate il tutto e controllate le varie portate che a questo punto dovrebbero essere tarate, arrivando con la tensione giusta e leggendo il fondo scala. Allora, si era detto, qui siamo su 8 ohm, il fondo scala su 1 watt, sono su 1 watt, deve essere 2,83 volt. Sono a fondo scala e all'incirca deve essere 2,83 volt. Poco scarto non conta. Se ci fosse parecchio scarto, ovviamente ritoccate il trimmer. Sicché 1 watt è a posto. Lo spostiamo su 5 watt, sempre da 8 ohm. 5 watt da 8 ohm, devo andare a 6,32 volt per arrivare a fondo scala. Vediamo un po', sono sul fondo scala, questo è andato via, si legge male, 6,32 volt. Ci siamo praticamente. La stessa cosa, ora facciamo la prova col 10 watt. 10 watt sono 8,94, ci siamo, e via discorrendo. Proviamo anche 50 watt e poi il resto chiaramente l'avevamo tarato, se no, ripeto, come sempre diventa
un cinematografo, non è bello. 50 watt sono 20 volt se non mi sbaglio, vediamo un attimino. 20 volt va bene, e qui va bene. Facciamo un paio di misure anche per la portata da 4 ohm e via. Comunque ricontrollate tutto in maniera che ovviamente siete sicuri. Abbassiamo, rifacciamo, per esempio proviamo, spostiamo questo qui su 5 watt. Questo allora, si è detto, ora guardiamo che funzioni per i 4 ohm, che abbiamo fatto anche la taratura dei 4, basta tarare un trimmer, ripeto, per i 4 ohm, sicché ora sono su 5 watt fondo scala. Posto un attimino la tabella, siamo qui, 5 watt fondo scala sono 4,47 ohm. Vediamo se è vero, alziamo, 3,6, ecco qua. Qua ora si legge male perché va avanti e indietro, comunque ci siamo, 4,47. Proviamo la portata a 50 watt perché il 10 watt ce l'abbiamo tarato per i 4 ohm, sicché va bene. I 50 watt devo avere 14 volt e 14 e 14, e qui diciamo ci siamo. Allora spengiamo il tutto. Spero di essermi spiegato bene, di non aver fatto dei grossi legamenti di lingua, in maniera che abbiate capito, e così almeno anche chi non aveva capito come si tara il wattmetro abbiamo preso, come si dice, la palla al balzo di dover tarare questo per quell'amico lì del canale. Sono cose che di solito non faccio, sicché non vi fate venire in mente di mandarmene dell'altri, però gliel'ho fatto e abbiamo visto le varie cose che uno può sbagliare, sicché così cerchiamo di risolverle, e abbiamo fatto questa taratura, abbiamo visto come si tara. Io vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale chi non l'avesse fatto, perché se no, come ripeto, siete dei birbanti. E ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti!